Hai mai pensato a come alcune persone riescano a catturare la nostra attenzione in modo così intenso, quasi come per magia? Come riescono a diventare indimenticabili, occupando i nostri pensieri anche quando non sono nei dintorni? E se ti dicessi che esiste un modo per farlo accadere con chiunque tu desideri? Benvenuto su Emozioni e Connessioni, il canale dove esploriamo le emozioni più profonde e i segreti delle connessioni umane. Oggi ci immergeremo in un tema che affascina tutti, come entrare nella mente di qualcuno e diventare quella persona impossibile da ignorare. Sembra audace, vero? Ma credimi, è più semplice di quanto pensi. Ora, pensa velocemente, qual è il potere che trasforma un incontro casuale in qualcosa che rimane nella memoria? È l'aspetto? Il modo di parlare? O è forse qualcosa di molto più profondo, che la maggior parte delle persone nemmeno nota? Curioso? Non andare via ancora. Quello che ti dirò potrebbe cambiare completamente il modo in cui ti relazioni con gli altri. Hai mai notato come alcune persone entrano in una stanza e automaticamente attirano gli sguardi? Come se avessero un magnetismo invisibile che fa venire agli altri il desiderio di avvicinarsi. Questo non è fortuna o caso. È il potere di mostrare la tua migliore versione. Ora, lasciami chiederti, quando è stata l'ultima volta che ti sei sentito davvero sicuro di te? Non quella sicurezza superficiale, ma quella che viene da dentro, dal sapere chi sei e cosa sei capace di fare. Perché, credimi, la fiducia è come una luce che illumina tutto intorno a te, e le persone se ne accorgono. Ma andiamo oltre, immagina di indossare qualcosa che non solo ti stia bene, ma che ti faccia sentire invincibile. L'hai mai provato? Scegliere vestiti comodi che valorizzino ciò che hai di meglio non riguarda solo l'aspetto. Si tratta di come ti presenti al mondo. E i dettagli? Ah, i dettagli. Un sorriso curato, una fragranza sottile, il modo in cui pettini i capelli. Non è incredibile come piccole cose possano dire tanto senza che tu debba aprire bocca? Ora, presta attenzione, gentilezza. Quando tratti qualcuno con rispetto genuino, non solo sollevi l'altra persona, ma crei un ciclo di energia positiva. Sapevi che essere gentili può essere tanto attraente quanto un aspetto impeccabile? E, infine, cosa ti appassiona? Cosa fa brillare i tuoi occhi quando parli? Se hai mai condiviso i tuoi interessi con qualcuno, sai l'impatto che questo può avere. Le passioni che porti dentro sono la tua firma unica. Allora, perché non mostrarle? Ora, ti sfido, quale sarà il primo passo per rivelare al mondo la tua migliore versione? Ecco il segreto, mostrare la tua migliore versione non significa essere perfetto, ma essere autentico. Si tratta di abbracciare chi sei veramente e mettere in risalto ciò che ti rende speciale. Le persone non si connettono con le maschere, si connettono con la verità. Quando dimostri fiducia, ti prendi cura di te e condividi le tue passioni, invii un messaggio potente, mi valorizzo e sono pronto a condividere il meglio di me. Allora, pensaci, cosa ti rende unico? Perché è proprio questo che il mondo sta aspettando di vedere. Hai mai sentito parlare della porta segreta? No? Allora preparati, perché questo è uno dei concetti più affascinanti quando si tratta di attirare l'attenzione e lasciare un'impressione duratura. Pensa a questo, cosa succede quando un mistero ti attraversa? Lo ignori? Certo che no. Vuoi saperne di più? La stessa cosa vale per le connessioni umane. Ora, dimmi, ti è mai capitato di sentire un'attrazione inspiegabile per qualcuno che sembrava avere sempre qualcosa di nascosto, una parte in più che non vedevi l'ora di svelare? Questa è la magia della porta segreta. Si tratta di bilanciare la vicinanza con la distanza. È mostrare interesse, ma mai troppo. Un sorriso qui, una conversazione leggera là, e poi, l'inaspettato. Scompari. Senza spiegazioni, senza esagerazioni. È come se lasciassi una domanda nell'aria: chi è questa persona e perché voglio sapere di più? Ecco la chiave, non essere sempre disponibile. Sembra controintuitivo,
ma il mistero cresce nell'assenza. Quando non ci sei sempre, dai spazio affinché la curiosità possa fiorire. E credimi, la curiosità è una forza potente. Ora, immagina questo, crei momenti di connessione genuina, ma non fornisci tutte le risposte. Permetti all'altra persona di riempire i vuoti con le proprie supposizioni, ed è lì che avviene il fascino. Alla fine, chi può resistere a una porta che sembra nascondere qualcosa di incredibile dietro? Quindi, ti chiedo, cosa c'è nascosto dietro la tua porta segreta? E sai qual è la parte più interessante? La porta segreta non riguarda la manipolazione, riguarda valorizzare il mistero naturale che c'è in tutti noi. Si tratta di capire che non tutto deve essere detto, che ci sono storie che meritano di essere rivelate lentamente. Quando scegli il momento giusto per allontanarti o per condividere qualcosa di personale, stai mostrando che apprezzi il tuo spazio e la tua individualità. E questo, amico mio, è irresistibile. Allora, cosa custodirai come segreto oggi? E chi lascerai abbastanza curioso da volerlo scoprire? Hai mai provato il potere di uno sguardo? Non sto parlando di uno sguardo qualsiasi, ma di quello che fa sembrare il tempo rallentare, come se il mondo intorno sparisse all'improvviso. Uno sguardo può dire ciò che le parole non riescono mai a dire. E, quando usato strategicamente, può essere la chiave per creare una connessione impossibile da ignorare. Immagina questo, sei in un ambiente pieno di persone, e, per un momento, i tuoi occhi incontrano i suoi. Un tocco di sorpresa, giusto il tempo necessario per catturare l'attenzione. Ma prima che lui riesca a decifrare cosa è appena successo, distogli lo sguardo come se fossi distratta, come se quel momento non fosse niente, e, allo stesso tempo, fosse tutto. Ora, ecco il segreto, lo fai di nuovo. Questa volta, senza fretta, senza paura. I tuoi occhi incontrano i suoi in modo più deciso, più intenzionale. Non c'è dubbio, non c'è esitazione. E, per concludere il momento, lasci scivolare un sorriso leggero. Non un sorriso grande e ovvio, ma quello che porta con sé una promessa, un pizzico di mistero. Ma dimmi, hai mai sentito l'intensità di questo tipo di connessione? Hai visto come un semplice gioco di sguardi possa accendere qualcosa di invisibile, ma potente? È come una conversazione silenziosa, in cui ogni scambio di sguardi dice più di 1000 parole. E qui sta la magia, lo sguardo cauteloso non riguarda solo l'attrazione, ma la creazione di un momento che lui non potrà dimenticare. Perché, credimi, quando guardi qualcuno in questo modo, non stai solo guardando. Stai lasciando un segno, sottile, ma indimenticabile. Allora, quando sarà il tuo prossimo sguardo cauteloso? Hai mai notato come qualcosa di così semplice come sentire il nostro nome possa avere un impatto? È come se, per un istante, il mondo intero si fermasse e dicesse, ti vedo. Ora, immagina di usare questo piccolo trucco a tuo favore, creando una connessione che sembra quasi magica. Pensa con me, in una conversazione casuale, menzioni il suo nome, ma in modo sottile. Che interessante, Raphael. Oppure, allora, Marcos, che ne pensi di questo? Non è forzato, non è eccessivo. È naturale, ma carico di intenzione. E, ogni volta che lo fai, è come se stessi dicendo, mi importa. Sono qui con te. Ma ecco la questione, sapevi che ripetere il nome di qualcuno attiva una parte del cervello associata all'identità e al senso di appartenenza? È come premere un bottone invisibile che risveglia una sensazione di connessione. E la cosa più affascinante? Lui non si accorgerà nemmeno di cosa è successo, ma si sentirà più a suo agio, più vicino, senza capire il perché. Ora, ti do un consiglio, il segreto sta nell'equilibrio. Usare troppo il nome può sembrare studiato, addirittura artificiale. Ma quando azzecchi il tono giusto, l'impatto è immediato. È come piantare un seme di intimità che fiorisce in ogni scambio di parole. Quindi, lasciami chiedere, qual è il prossimo nome che userai per creare una connessione indimenticabile? E come farai in modo che sembri così naturale, così coinvolgente,
che lui non dimenticherà mai quella conversazione? Ehi, ti sta piacendo quello che stai ascoltando finora? Allora, perché non iscriverti a Emozioni e Connessioni? Qui, parliamo di ciò che conta veramente, connessioni genuine e il potere delle emozioni. Non perdere questa opportunità. Iscriviti ora e attiva le notifiche per non perdere contenuti che possono trasformare le tue relazioni. Esploriamo insieme questo mondo di possibilità. Lascia che ti chieda qualcosa: sei mai stato in una conversazione in cui sentivi di poter essere totalmente te stesso? Senza paura di essere giudicato, senza la pressione di dover dire la cosa giusta. Questo tipo di connessione non accade per caso. Nasce dalla cura e dall'attenzione genuina che offri all'altro. Ora, immagina questo: lui sta parlando, forse esitante, scegliendo le parole con attenzione. Tu non lo interrompi. Non lo spingi a rispondere subito. Invece, ascolti, con calma, lasciando che si senta libero di essere autentico. E sai cosa succede quando crei questo spazio sicuro? Inizia a abbassare la guardia. Ad aprirsi. A fidarsi. È potente, vero? Perché, in fondo, tutti noi cerchiamo un posto dove possiamo essere noi stessi. Quando offri questo a qualcuno, non stai solo essendo gentile. Stai costruendo un ponte, un legame che va ben oltre le parole. Ma ecco il segreto: ci vuole pazienza. A volte, il silenzio parla più di qualsiasi risposta. Lasciare che la conversazione fluisca, senza forzare, è come dire: rispetto il tuo tempo. Rispetto chi sei. Quindi, lascia che te lo chieda di nuovo: stai offrendo questo tipo di spazio alle persone intorno a te? E, se no, cosa puoi fare oggi per iniziare a creare queste connessioni profonde e vere? Hai mai notato come alcune cose diventano ancora più desiderabili quando sono fuori portata? Come se la distanza rendesse ciò che sembrava comune, irresistibile. Ora, dimmi, hai mai pensato che potrebbe essere vero anche per le persone intorno a te? Ecco il segreto: comunicazione selettiva. Sì, hai sentito bene. Non si tratta di sparire senza motivo, ma di dare spazio. Non essere sempre disponibile, non rispondere ai messaggi immediatamente, lasciare un piccolo vuoto di tempo. E indovina cosa succede? Crea nostalgia. Una sensazione così forte che quasi magnetizza la presenza dell'altro. Quando riduci il contatto in modo deliberato, senza sembrare troppo distante, crei una sensazione di mistero, un desiderio. Lui comincia a sentire la mancanza della tua compagnia, della conversazione, di quel piccolo tocco che solo tu sai dare. E credimi, questo tipo di desiderio non si crea in un attimo. È una costruzione attenta, come una fiamma che cresce piano piano. Ma ecco la chiave: non si tratta di essere troppo distanti, ma di sapere il momento giusto per fare un passo indietro. È l'equilibrio perfetto tra essere presenti abbastanza da suscitare interesse, ma assenti abbastanza da far sì che la tua presenza diventi un desiderio costante. Ora, ti chiedo, quando è stata l'ultima volta che hai davvero fatto sentire a qualcuno la tua mancanza? E come puoi usare questa semplice, ma potente, tecnica per creare una connessione più profonda e piena di desiderio? Hai mai notato come le persone più attraenti non sono quelle che parlano sempre di se stesse, ma quelle che sanno vedere il meglio negli altri? Le persone che ti fanno sentire visto, valorizzato, come se, per un momento, fossi il centro del loro universo. Ma come fanno a farlo? La risposta è più semplice di quanto sembri: diventano una fonte di energia positiva. Immagina questo: stai conversando con lui e, all'improvviso, fai qualcosa di diverso. Invece di rispondere semplicemente, cominci a vedere davvero ciò che lo rende speciale. Potrebbe essere il modo in cui sorride, la dedizione che mette in ciò che fa, o anche il modo in cui ascolta gli altri con tanta attenzione. E, con uno sguardo sincero, gli dici: ammirò davvero la tua dedizione. Hai davvero qualcosa di unico. Hai mai notato come un semplice complimento genuino possa illuminare la giornata di qualcuno?
Non è un complimento vuoto, ma un vero apprezzamento per chi è, per quello che rappresenta. Questo non solo lo fa sentire bene, ma costruisce un ponte emotivo solido, dove la fiducia e l'affetto possono crescere. Ecco il segreto: le persone hanno una capacità incredibile di percepire quando l'ammirazione è genuina. Quando davvero vedi ciò che c'è di buono in loro, quando apprezzi chi sono e non solo cosa fanno. Questo crea un legame, una connessione invisibile che va oltre la superficialità. Ora, pensa con me, quando è stata l'ultima volta che hai davvero riconosciuto le qualità di qualcuno intorno a te? E come puoi, da ora in poi, diventare questa fonte di energia positiva, diffondendo ammirazione e costruendo connessioni durature? Quando diventi una fonte di energia positiva, accade qualcosa di magico, cominci ad attrarre più di ciò che desideri. Le persone non sono cieche a chi le vede con occhi positivi e valorizza le loro qualità. Cominciano ad aprirsi di più, a fidarsi di più, a sentirsi più a loro agio con te. Questo crea un ciclo in cui l'affetto e il rispetto si alimentano a vicenda, diventando più forti e più presenti. E la cosa migliore? Non è qualcosa di forzato, ma qualcosa di naturale, che nasce da un posto genuino dentro di te. Allora, la prossima volta che sarai con qualcuno, pensa a questo: come puoi valorizzare ciò che lo rende unico e, facendolo, connetterti in modo ancora più profondo con quella persona. Pensa per un momento, qual è il ricordo più significativo che hai di qualcuno? È stata una conversazione profonda? Un momento intenso? O forse è stata una risata condivisa, una battuta interna che solo voi due capivate? Ciò che davvero segna le persone non è la profondità di ogni conversazione, ma l'energia che condividi con loro. Quando ti permetti di essere leggero, quando metti un sorriso genuino in ogni interazione, stai creando qualcosa di molto più potente di un semplice buon momento. Stai creando un ricordo. E sai cosa succede con i bei ricordi? Rimangono. Persistono. Quindi, invece di cercare di impressionare con parole complesse o gesti grandiosi, che ne dici di concentrarti nel creare momenti leggeri e piacevoli fin dall'inizio? Un commento semplice come: "Mi è piaciuto tanto oggi". Può sembrare piccolo, ma è proprio questo che rimane impresso nella sua mente, creando un'impressione duratura. Perché, alla fine, chi non vorrebbe stare vicino a qualcuno che sa trasformare anche i momenti più semplici in qualcosa di piacevole e indimenticabile? Ora, dimmi, come puoi portare più leggerezza e divertimento nelle tue interazioni? E se invece di preoccuparti tanto su cosa dire, ti concentrassi su come fare in modo che l'esperienza di stare con te sia divertente e indimenticabile? Hai mai notato come le cose più affascinanti siano quelle che ti lasciano con una sensazione di "ne voglio di più"? Qualcosa che ti intriga, che ti fa pensare, che ti lascia curioso, come se stessi per scoprire un segreto, ma, all'ultimo secondo, la porta si chiudesse, lasciandoti con la voglia di sapere cosa succederà dopo. Hai mai pensato che questo potrebbe essere il segreto per catturare l'attenzione di qualcuno? Immagina, invii un messaggio, qualcosa di semplice, ma carico di mistero. Forse qualcosa come: "Non crederai a cosa è successo oggi, ma te lo dirò dopo". E voilà, hai appena creato un gioco nel quale lui sarà il protagonista. Ora hai qualcosa di più potente delle parole. Hai aspettativa. Il trucco qui sta nell'arte del ritardo. Non dando tutte le risposte, ritardando un po', risvegli la sua mente. Lui penserà: cosa vorrà raccontarmi? Questo crea una tensione deliziosa, una sensazione di suspense che lui vorrà svelare. E credimi, aspetterà ansiosamente il prossimo indizio, la prossima provocazione. Ma tu, hai mai provato a lasciare qualcuno con la voglia di più, invece di offrire sempre tutto su un piatto d'argento? Quando controlli il ritmo della rivelazione, crei un clima di fascinazione che va oltre l'aspetto fisico. Cominci a essere una storia aperta, e tutti adorano una buona storia, vero? Ora, immagina per un momento di applicare queste piccole, ma potenti, regole nella tua vita. Non stai solo cercando di attirare l'attenzione, stai creando connessioni genuine, lasciando impressioni indelebili nelle persone che ti circondano.
E credimi, non c'è niente di più potente che essere ricordata in modo unico, in modo che qualcuno pensi, ne voglio ancora. Ma, ecco il segreto di tutto questo, non perderti nel processo. Queste strategie possono portarti lontano, ma la vera magia accade quando sei fedele a te stessa. La fiducia in te stessa e l'autenticità sono le vere armi che conquistano la mente e il cuore di qualcuno. Quando ti presenti come tu stessa, senza maschere, è lì che accade la vera connessione. Questo è ciò che davvero rimane. E allora, raccontami, hai mai usato una di queste strategie? Quali hanno fatto parte della tua storia? O chissà, qualcuna di queste ti è già capitata? Voglio sentire le tue esperienze. Quindi, se non ti sei ancora iscritto al canale, non perdere tempo. Iscriviti a Emozioni e Connessioni e vieni a far parte di questo viaggio. Lascia nei commenti le tue storie sulle relazioni e condividi con noi se qualcuna di queste dritte ha funzionato per te. Alla fine, chi non ama una bella storia su connessioni ed emozioni?